Più di un anno fa sul mio sito psicologoinrete.com ho pubblicato un articolo che ha riscosso moltissimo interesse, un articolo sul bugiardo patologico. In realtà sono stato contattato da moltissime persone, uomini e donne, che cercavano di capire come poter convivere con questo problema, come poterlo eliminare. Tendono a non chiamare i bugiardi, ma chiamano le persone che convivono con essi, e convivono dolorosamente con questa dimensione, convivono dolorosamente col sentirsi manipolati, col sentirsi usati e col sentire la propria fiducia logorata nel tempo. Chi mi ha chiamato naturalmente aveva già raggiunto un punto di rottura, aveva già capito il proprio limite, il limite della propria coppia. Coloro che non avessero ancora chiesto aiuto ascoltino il proprio istinto. Sappiamo tutti che il rapporto di coppia è un compromesso. Nel momento in cui sentiamo che invece la nostra personalità è totalmente schiacciata dall'essere dell'altra persona, dal voler essere dell'altra persona, non si raggiunge più nessun compromesso se non quello di sentirci costantemente sminuire, sentirci messi in secondo piano, diventare dei gregari nella coppia, allora forse è il caso di parlare con qualcuno. Mi sento di dare alcuni suggerimenti rispetto alla convivenza e rispetto all'intercettazione di questo problema, perché come è noto, prevenire è meglio che curare, per cui spesso è bene evitare di entrare in rapporti così dannosi, perché poi la soluzione di questi rapporti è molto molto complicata. Sarà un'ovvietà, però va sempre ribadita: non lasciatevi ingannare da un aspetto affidabile. Soprattutto perché la persona che mente è una persona profondamente insicura, per cui tenderà a aderire alle mode, ad aderire ai modelli più comuni e per cui si mimetizzerà perfettamente. Non lasciatevi abbindolare solamente perché la persona ha un buon lavoro, si veste bene, ha una bella cravatta, eccetera. Date la vostra fiducia alle persone che la guadagnano, non datela a priori a persone che sembrano meritarla. Poi una frase che a me piace molto: non fidarti di quella persona che ti invita fuori a cena e tratta bene te ma male il cameriere. Non è una brava persona. Soprattutto se siete con una persona manipolativa, sappiate che nelle prime fasi vi tratterà benissimo, ma difficilmente la sua natura può essere nascosta e per cui, soprattutto se ha tratti narcisistici, tenderà a trattare male o a parlare male di tutti gli altri che non siete voi in determinati frangenti e a far prevalere e a mettere in luce il proprio potere sociale anche in situazioni minimali come può essere quella del ristorante. Per cui non fidatevi o tenete veramente gli occhi aperti con persone che trattano male persone che hanno un ruolo di servizio in quel momento, per cui per esempio il cameriere se lo fa con altri probabilmente lo farà anche con voi se non lo sta già facendo. Occhio a chi vi chiede la propria fiducia costantemente. Immaginate voi stessi, nel senso, se dite una cosa a un vostro amico, a un vostro conoscente, semplicemente la dite perché ci credete, perché è una cosa vera. Nel momento in cui insistete sul fatto di dover credere a una cosa che dite, il rischio è che quella cosa possa non essere vera, no? Per cui se una persona insiste nel dirvi, nel chiedervi la fiducia, credimi, ti prego, credi a quello che sto dicendo, eccetera, potrebbe essere che non vi stia dicendo tutta la verità. Per cui anche in questo caso occhi aperti. Non fidatevi e state allerta con persone che vi isolano soprattutto da altra gente alla quale voi già precedentemente davate fiducia, per cui familiari e amici. La persona bugiarda teme di essere intercettata, teme di essere capita più velocemente dagli altri, per cui tenderà a isolarvi, tenderà a non farvi più entrare in contatto con chi vi ama davvero. Non sacrificate mai, questo discorso sempre rispetto alla diplomazia, al venirsi incontro, però non sacrificate mai ciò che è buono per voi, ciò che vi fa bene. Per esempio, fate sport, a meno che voi non facciate sport 20 ore al giorno, perché smettere? Una persona che vi vuole bene perché vi dovrebbe spingere a interrompere un'attività che vi fa stare bene psicologicamente, ma magari vi fa stare bene anche fisicamente. Benché certe situazioni di disagio comprimano la visione, comprimano le energie, per cui spesso una persona si trova anche un po' quasi intontita in certe situazioni dolorose, dovete avere un piano A, ma dovete avere anche un piano B e magari un piano C.
non fatevi trovare assolutamente sguarniti di fronte a situazioni, poi a condizioni molto complicate, per cui pensate a qualche exit strategy, a qualche soluzione alternativa a quella che state già vivendo. Ultimo punto, non chiudetevi, parlate. Non volete parlare con uno psicologo? Va bene, è una scelta vostra, però parlate con un amico, parlate con un familiare, non c'è bisogno di confessare tutto, però magari potete chiedere cosa ne pensi della relazione che sto vivendo, come la vedi al di fuori, secondo te è una persona giusta, perché una persona che sta al di fuori a mente fredda può darvi un giudizio, può darvi due parole che però in qualche modo iniziano a innescare in voi qualche pensiero in più, qualche sentimento diverso e per cui effettivamente può esservi molto d'aiuto. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me, al prossimo video.